not nor. Okay, I'm gonna close my eyes, right? And then I'm gonna start to count to 100, okay? And then you guys hide. Everybody got it? It's hide and seek, Vernon, not hide and calculus. We've all got it. Not hide and calculus. You start counting, and then I go hide in that bush. One. Oh, You're a genius. c'è la ragazzina che ha la capacità di diventare invisibile. Ah no, tutti. Hold on. This reminds me of a story. It's about counting. Hello? Oddio. Man, you guys are good. Ah, sono scomparsi tutti. Un ragazzino qui. Questo è un ragazzino logorroico. Se parlate con questo non finite mai più di sentire le sue storie. Sta sempre a parlare. Dice 200 cose. È un po' che hai da dire. Any luck finding those guys, Vernon? Nope. Not Nope, yet. not yet. Vediamo un po' di roba. E niente, comunque ragazzi, siamo tornati. Campioni d'Europa, comunque. Io sono stato fuori, quindi non ho potuto registrare, chiedo scusa. Da qui siamo tornati con Psychonauts. Vediamo un attimino che possiamo fare. Penso che questo sarà un gameplay bello lungo, ragazzi. Questo è un gioco lungo. Un sacco di roba da vedere, da fare. Qui c'è il cesso. Oh no. Good news. Ah, ok, ok. Qui abbiamo accumulato abbastanza di queste carte per andare a costruire uno Psycore, un nucleo Psy, che servono ad avere dei poteri in più. Lo sapete che non mi ricordo più. Qui comunque, come vediamo, ancora il ragazzino logorroico che va in giro. Che deve andare al bagno, no? Questo mi ricordo che in vari punti... I'm hunting the most dangerous prey of all. Man. Man. Mi ricordo che in vari punti del gioco, se ci andremo vicino, inizierà a raccontare delle storie che non finiscono mai. Beh, comunque adesso praticamente Sasha Nine, quel signore là che assomiglia a Leo Ortolani, una via di mezzo fra Leo Ortolani e Giovanni Muciaccia, ci ha dato un bottone che dovrebbe servirci come briciola di pane per arrivare praticamente al suo... alla sua base, insomma. E la sua base sta in un posto in mezzo al bosco, è un po' nascosto. Infatti lui l'ha detto, sarebbero non sono legali, non sono regolamentati i test che fa lui. Infatti fa dei test un po' particolari. Ed è un tizio che viene da un paese germanofono non meglio specificato. Mi dai questa cosa, madonna. E niente, dobbiamo andare lì da lui. Speriamo che ci abbia qualcosa di particolare da dirci. Io so già tutto, ragazzi. Qui ci sono questi due bimbi che non ti fanno passare. Una sembra asiatica, una potrebbe essere Björk. No, no, non è Björk, è proprio una ragazzina un po' asiatica. E l'altro bambino ha gli occhi proprio alla stessa altezza della bocca, praticamente. Ma è una bambina? No, allora l'altra volta quella là era una bambina, quella che avevo detto che non c'aveva il naso. Era abbastanza ovvio, ma lì per lì ho avuto un dubbio. Questo veramente ho dei dubbi se sia un maschio o una femmina. Dalla voce sembrerebbe più un maschio. Però l'hanno fatto in un modo, ragazzi, che mamma mia. O è una piccola Breeze dalla Saward o è un piccolo Ron Weasley. Cosa? Ma cos'era, un bug? Non doveva avere il bottone in mano. Vabbè, andiamo a vedere. Comunque ragazzi, questo gioco è bellissimo, mamma mia. Sono contento che abbiamo vinto gli europei. Alla Lulu. Qui c'è sempre il bimbo qui di Shining. Io voglio prima andare un attimo da questo, voglio sentire cosa dice. Nope, not yet. Any luck finding those guys, Vernon? Nope, not yet. Di chi vi volevo parlare? Ah sì, ieri comunque dopo che abbiamo vinto ho contattato un po' di persone, ho contattato 3 persone, di cui solo uno della mia età. E il terzo mi ha risposto una cosa tipo: sì, vabbè, tanto da domani iniziamo a rifare schifo come sempre.
Che bello. Poi mi ha detto che era tipo una battuta, ma lì per lì mi ha proprio buttato giù. C'erano tutti che festeggiavano, c'erano tutti che stavano a fare baldoria, casino per la vittoria dell'Italia agli europei. Dopo un botto di anni non vincevamo tipo dal 68, quando era al 65, non mi ricordo. E lui invece, sì vabbè, da domani ricominciamo a far schifo. Beh ragazzi, questo è un amico mio che io volevo chiamare per registrare, ma mi sa che dall'atteggiamento che ho sentito ieri meglio di no, se non vi volete rompere le... No, ma lui è uno pure simpatico, ma ultimamente, mamma mia. Sto riandando nello stesso posto dove ero andato l'altra volta. Mi sa che mi conviene. No, voglio andare lì. Chiudiamo il bagno. Pum. Non si può chiudere? Chiudete la porta del bagno. Boom, boom, boom. No, non si può chiudere. Cerchiamo di andare qui sopra. Io voglio esplorare un bel po', e quindi esplorerò un bel po'. Vediamo qua. Boing, boing. No, ma per favore, Rasputin. Mamma mia, Rasputin. Vediamo se ci si arriva. Ho l'impressione che non ci possa ancora arrivare, però forse se faccio... Mi ricordo che in questo bug, ragazzi, ho visto la speedrun fatto dallo speedrunner numero 1 di questo gioco. C'è un bug particolare che se voi praticamente fate questo mega... Se fate questo mega pugnone per terra, no? L'ho chiamato pugnone per terra, c'è un termine tecnico molto più preciso in inglese, però non mi va di parlare in inglese, visto che abbiamo battuto gli inglesi. Ho 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 ho. La regina d'Inghilterra al principino sono portati pure Tom Cruise. Ma che cazzo ci faceva Tom Cruise? Cos'era? Scientology che cercava di aiutarli? Tacci loro, si sono portati pure l'attorone stronzone americano che sta dalla parte degli anglosassoni, ovviamente, siccome anglosassone è pure lui. No, vi stavo dicendo che qui praticamente ci sta un bug che se voi correte e fate questa mossa, lui fa un mega salto e va in avanti, e questo mega salto veniva utilizzato dallo speedrunner in questione per fare le cose velocemente, insomma. E c'erano pure dei punti particolari della mappa, tipo dei sassi sulla riva, mi ricordo, fra un po' andremo in un posto dove c'è un lago. Se lui prendeva una particolare roccia in un preciso punto e faceva quel saltone, saltava tipo di 20 metri, faceva un mega salto, andava avanti, saltava tutta una zona a cui però non si poteva accedere normalmente, e quindi si saltava un grosso pezzo. Vabbè, i speedrunner fanno sempre di queste cose. Dobbiamo andare a cercare questo signor Sasha Nine. Signor Sasha no. Si chiama proprio no. Ecco le frecce, prendiamo le varie frecce. E su. Più avanti ci daranno anche una specie di bastone da rabdomanti, però per queste frecce qui. Queste frecce qui ce l'hanno detto i ragazzini, credo, di già. Sono di una popolazione indigena, qui indiana probabilmente, perché stiamo in America. O comunque in Canada. No, penso che stiamo in America, loro sono americani. Oh, zitti tutti, c'è sta... Ecco, vedete, Fork Ruler che si crede qualcun altro. Ecco, allora questa è la serie di oggetti che troveremo, di cui noi abbiamo solo trovato il panino. Abbiamo solo visto che c'è il panino. Il panino è questo, penso. No, fossile. Ah no, c'è scritto, buonanotte, fossile. Occhio di vetro. Eccolo qui il panino. Panino al tacchino. Buono. Mi piace molto il tacchino. C'è anche la bambola voodoo. Ah, questo mi fa venire in mente un'altra cosa. E se ne va. Si crede qualcos'altro. Prima era un netturbino, ora è una specie di guardiacaccia, ecco, insomma. Oh, c'è il bambino russo. C'è il sovietico misogino. Questo cos'è? Ah, si può rompere, avete visto? Oh, comunque sta grafica a me mi ricorda un sacco Ratchet & Clank, ragazzi. È uno dei miei giochi preferiti insieme a questo. Proprio bello. L'ho giocato da grande Ratchet & Clank, eh. Cioè, da piccolo avevo la demo sulla PlayStation 2, ma non l'avevo mai giocato. Questo che è? Questo è l'uovo? Ah. No, è un sasso. È una pietra. Qui mi ricordo che c'era, ad esempio, la Lily's Note. La bimba ad alto quantitativo di bimba. Bimba ad alto quantitativo di bimba. Andiamo a vederla. Eccola qua. La vedete? Ci sta già. Sembra avere un colorito più normale. Ciao Lily. Cosa fai? Hey, Lily. Do you know where Secret? It's printed on your map.
E lei fa tutta quella, ah, ma come, non lo sai? È stampato sulla tua mappa, ah? Sasha Nine's lab was. Because I do. Ah. Se a lei gli piace dal primo secondo che l'ha visto e fa finta, no, che non è interessata, guardate qui. È tutta bellina, tutta bimba, alto quantitativo di bimba, proprio bimba. Se voi andate sul dizionario della lingua italiana alla parola bimba, vicino c'è la faccia di Lily Zanotto. E qui ci sono i due bimbi, bimbe, di che sesso siete? Vedete, qui c'era già il gender fluid. L'altra volta hanno detto un termine che... L'altra volta hanno detto un termine che non si può dire, che fa sembrare il gioco un po' vecchio. E invece qui erano avanti, vedete, qui erano progressisti, c'è il gender fluid, ci sono i bambini che non si sa di che sesso sono. Qui c'è un caminetto chiuso. Che succede? Che cazzo vuol dire sta cosa? Che è? Caminetto chiuso, vabbè. Guardate, qui è tutto bello. Poi c'è dei colori pastello che si sposano bene con insomma il tema del gioco, che sta tutto in questa foresta qui, di abeti, di pinete, tipiche del nord degli Stati Uniti o del nord America comunque. Qui ragazzi c'è una cosa segreta. Io prima però voglio andare a parlare con qualcuno. Fatemi parlare con la gente. Ci possiamo arrampicare qui. E Rasputin, funambolo, Rasputin. Ah, una carta. Bene. E c'è anche il filo. Appunto, vai col funambulismo. Vai col funambulaggine. Vai con il funambulametico. Vai col funambulombo. Vai. Uzzolini. Lo sapete che noi questi uccellini più avanti li potremo bruciare? Non c'è motivo di bruciarli. Ah, ok, sì, va bene, so tutto. Siamo arrivati a livello 10. Li potremmo bruciare, io non vorrei bruciarli perché non sono uno stronzo, però siccome c'è il potere di bruciarli con più avanti il fuoco, come ho già detto, e se li bruciate vi dà un piccolo pollo da mangiare, insomma. No, mannaggia, pensavo di essere arrivato. Aspetta, tanto si può risalire da qua. Questo ragazzi ci sarà un po' di esplorazione. Ci saranno un po' di episodi esplorativi. Siamo qui sul tetto. E c'è il coach Lorander che fa mumble come nei fumetti. Esce dai megafoni perché lui si è addormentato davanti alla radiolina, no? Sta in trance, in stato di trance davanti alla radiolina. Esce tutto questo suo mugolio. Sta pensando. Chissà cosa sta pensando. Oh, Leander! Short? Why are you calling short? Chissà chi dice. Lui, se avete notato, è un po' un tappo. Ah, qui c'è il parcheggio. Qui c'è il parcheggio e devo stare attento perché mi ricordo che da queste parti, quando fa buio, ci sono degli strani animali che fanno male. Vorrei anche incontrare l'orso che ha citato il bimbo russo. Pum. Spacchiamo le cose. Prendiamo qui i cosetti, le freccette. Guardate che figo come sono fatti. Sembra quasi Chicken Little, no? Anche Tim Burton. C'è il canestro, guardate. Space Jam. È fighissimo il disegno di questo gioco. Ah, vi dovevo dire un'altra cosa importante a livello artistico. Il disegnatore, quindi quello che poi è il vero artefice di tutto questo stile qua, si chiama Scott Lava e lo seguo anche online su Instagram ad esempio. E lo stile di disegno, se vedete il suo, non è così simile all'effetto finale che c'è qui nel gioco, perché nel tempo ha cambiato, è diventato più semplice, ha fatto dei libri per bambini, ha illustrato dei libri per bambini. Un libro per bambini ha fatto ad esempio che si chiama The Hug Machine. Qui c'è un altro cesso con le carte, la gente butta le carte nei cessi qui. E niente, lui praticamente ha fatto tutto, se vedete i disegni vecchi del 2005, sì, ci assomigliano parecchio al prodotto finale, qui allo stile poi utilizzato. Però lui ce ne ha un paio di stili che si assomigliano, ma quello che utilizza adesso, se lo guardate dite, è lui, non ci assomiglia molto, perché poi gli artisti ragazzi, soprattutto quelli in movimento, no? Quelli a cui piace cambiare, cambiano lo stile nel tempo, siccome ne è passato dal 2005. Sono passati più di 15 anni. Il suo stile ora, se lo vedete, è cambiato un bel po'. Però comunque si capisce, si può capire comunque che lui si chiama Scott Lava, che è quindi
praticamente l'artista vero e proprio. Ritorniamo da Lily. Lily, ci dici qualcos'altro? Look at those two. Who'd even want a stupid friendship bracelet? I don't know. I wouldn't mind one. Yeah? Well, that's stupid. Siamo molto scocciate, in una modalità molto negativa, Lily. Che deve fare un po' la darchettona. Sapete che questo gioco, quando è stato creato poco tempo prima, gli sviluppatori avevano fatto un sito apposito, una sorta di Facebook, dove c'erano tutti i profili dei bambini e c'erano scritti dei dettagli che poi nel gioco non vengono detti. Ad esempio c'era scritto che a Lily gli piace la musica dark ambient, gli piace la roba gotica e la musica ambientale oscura, quindi roba tipo appunto da darchettoni. Però mi ricordo solo questo. E ovviamente c'era scritto che Dogen è un bimbo ebreo.